Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, bentornati sul canale Veterani, mentre benvenuti ai nuovi arrivati. Per quest'ultimi io sono Francesco, insieme a mia moglie Sara siamo da pochissimo tornati dalla Colombia, dove abbiamo una moto che amorevolmente abbiamo chiamato Tenerona perché ne sta sopportando tantissime. L'abbiamo spedita nell'ormai lontano 2022, mentre vedete di fianco a me un GS 1250 che ci accompagna da circa 3 anni in quelli che potremmo definire viaggi europei. Ma prima di ripartire per questi ultimi mi ritaglio sempre un po' di spazio per rimanere aggiornato sulle novità e per realizzare quelli che chiamo video pipponi, che i più masochisti di voi amano tantissimo, video il cui argomento principale ruota intorno al mondo del viaggio e alla passione per le due ruote. Sicuramente mi vedrete particolarmente stanco in volto perché questa notte non ho dormito nulla, da noi c'è un caldo pazzesco e non abbiamo l'aria condizionata, però al tempo stesso mi vedrete con il sorriso perché nell'ultimo video pippone alla fine vi ho detto che oggi avremmo trattato un accessorio da moto che tutti voi avreste acquistato. Ora qualcuno bello comodo sul divano di casa con l'aria condizionata accesa ed il sorriso stampato in volto dirà: Francesco, come fai a pensare a una cosa del genere quando tu nei video pipponi porti sempre cose che costano tantissimo? Allora, il prodotto in sé non costa poco, o meglio, attenzione, non costa poco in relazione all'utilizzo, poi capirete cosa intendo. Comunque parliamo di un accessorio che costa 258 euro di listino, poi sapete benissimo della mia collaborazione con il negozio Motostorm, Cuccioletta 2025 il codice, e qualcosa si riesce a limare, quindi possiamo dire tranquillamente che non ho esagerato con l'affermazione che lo acquisterete tutti. Ma perché mi vedete così convinto? Provo a rispondere in maniera super sintetica in 5 punti. Primo punto, lo abbiamo appena visto, il prezzo non è poco ma possiamo arrivarci tutti. Secondo punto, è bello esteticamente anche per la qualità premium dei materiali impiegati. Terzo punto, è dotato di un sistema antifurto. Quarto punto, prendetelo come un investimento perché in caso di caduta accidentale delle nostre moto, sperando che non capiti mai, le proteggerà. Quinto punto, l'ultimo e più importante, finalmente qualcuno ha pensato a qualcosa di cui io in prima persona vi ho già parlato 4 anni fa, per l'esattezza 3 anni e 4 mesi. Ora voglio commentare in tempo reale un fattaccio che ci è capitato, che in tantissimi di voi già hanno visto, ma che è importantissimo per il proseguo del video. Guardiamo. Bellissimo, bellissimo. Ci troviamo in Patagonia, lungo la ruta 288, una strada che taglia l'Argentina in due dalle Ande all'Atlantico, ed io, per una serie di cose, la prima con lo sguardo guardo a destra e la moto in maniera naturale segue lo sguardo del pilota. Seconda cosa, c'era un vento pazzesco. Terza cosa, non avevamo le gomme giuste, avevamo le TKC 70 all'anteriore, ma avevano 10.000 km. Quarto motivo, ma non voglio elencarli perché ne sono tanti, sapete che viaggiamo in due, quindi bagagli pesanti e per ovvi motivi peso spostato al posteriore con conseguente alleggerimento dell'avantreno. Con la ruota anteriore mi sposto di 4-5 cm rispetto al solco creato dal passaggio delle ruote delle auto, salgo sopra la cunetta di ghiaia e in maniera istintiva provo a riportare la moto sul battuto. Guardiamo insieme cosa succede. La moto ruota di oltre 90 gradi e quasi che ci sdraiamo sul fianco sinistro, però ci sono dei massi enormi affogati sulla strada che fanno puntare sia la valigia di sinistra nella parte bassa e anche la gomma posteriore, tanto che non scivoleremo, anzi con la forza cinetica dell'andare in moto ci ribalteremo in maniera velocissima dall'altra parte insieme alla valigia che con il colpo preso da sotto si era sganciata, ma con la rotazione volerà sopra di noi e la ritroveremo a circa 20 metri di distanza. So che sono immagini forti, ogni volta che le rivedo mi emoziono, però sono importantissime per capire la funzionalità dell'oggetto che andremo a vedere. Quindi l'accendiamo e andiamo avanti. Ecco, da qui si capisce benissimo la situazione della strada, la dimensione dei sassi, sia quelli affogati che quelli suelti, come dicono in spagnolo, ovvero liberi di muoversi. C'era addirittura un sasso appoggiato sopra la mia mano. Anche se fa malissimo, focalizziamo lo sguardo sulla Tenerona e andiamo avanti.
Non capita tutti i giorni di vedere una moto sottosopra, per fortuna aggiungo. Comunque, ricapitoliamo in maniera velocissima. Noi andavamo verso questa direzione, la moto ha ruotato di oltre 90 gradi, ci siamo sdraiati sul fianco sinistro, la moto si è impuntata per la condizione della strada, quindi non ha scivolato, siamo ruotati in maniera veloce sul lato destro, poi noi siamo volati via insieme alla valigia, ma la moto, quando si è sdraiata completamente sul lato destro, non ha continuato a scivolare, ha iniziato a ribaltarsi fino ad arrivare perfettamente sottosopra. Poi, per il fatto che la velocità non fosse tanta, la forza cinetica si è annullata e non ha continuato a ruotare, ma è ricaduta sul fianco destro. Ora vi faccio una domanda: se non avessi avuto le barre paramotore barra paracarena e soprattutto non avessi adottato la soluzione di agganciarci qualcosa di comprimibile che sporgesse circa 10 cm, cosa sarebbe successo? La barra paramotore ha fatto il suo lavoro. Qua ci siamo. La risposta è semplicissima: avrei distrutto il fianco della moto e considerato una cosa: se fossimo caduti dall'altra parte sul lato sinistro, il Super Tenere ha il radiatore, quindi rottura sicura della ventola di raffreddamento, forse avrei bucato il radiatore, perdita del liquido refrigerante, inutilizzo della moto con conseguente chiamata satellitare, perché ci trovavamo in un contesto dove l'avamposto più vicino si trovava a circa 200 km. Considerate che in quel giorno abbiamo incrociato una sola auto e abbiamo fatto altri 140 km in quelle condizioni. Tutto questo per dirvi, ragazzi, che questa banalissima soluzione in parte ha salvato la moto e il nostro continuo peregrinare. Vediamo se parte. Scusate per questa ultima clip, non c'entra nulla con l'argomento del video, ma dovevo lasciarla per un discorso di riconoscimento meritocratico verso la Tenerona. Ne ha passate veramente tante e a volte mi chiedete: Francesco, quando è che ci fa un video confronto con la sorellona per capire un po' quale moto sia più affidabile? Per rispondere a questa domanda in maniera seria e cristallina bisogna avere uno storico di un certo livello. L'affidabilità va conquistata, e conquistarla non significa percorrere 100.000 km, perché moto del genere, se trattate bene e mantenute, soprattutto utilizzate qua in Europa in contesti dove a volte le persone escono solo con il sole, dove si esce con la motoscarica, dove abbiamo le officine tra virgolette a portata di mano, è tutto molto ma molto più semplice. Quindi attualmente potrei iniziare a parlare di affidabilità solo Tenerona. Questa, ragazzi, ha bisogno ancora di percorrere tanti chilometri, ma soprattutto di essere utilizzata e tra virgolette goduta come abbiamo goduto con la Tenerona. E il nostro obiettivo è sempre lo stesso, ovvero farlo. Adesso però finalmente prendiamo sto benedetto accessorio che tutti acquisterete. Partiamo dal packaging, perché la qualità non deve avere sconti. Focalizzate il modello, il codice, ma soprattutto il brand. Lobo. Siete pronti a vedere il contenuto? Guardate che precisione maniacale. Due borse che all'apparenza sembrano identiche, ma attenzione perché hanno il verso, lo potete capire anche da questo dettaglio. Qua la sicura la trovate sul lato destro della borsa, mentre in questa sul lato sinistro. Questa verrà posizionata sul fianco destro della moto, mentre questa su quello sinistro. Sacchettino con le due serrature, una per ogni borsa, frena filetti e ovviamente chiave e minuterie per l'installazione. Secondo sacchettino con adesivo portachiave, lubrificante per la zip ed istruzioni. Adesso è arrivato il momento di scoprire le unicità della borsa. Nella parte alta troviamo la maniglia per il trasporto, nulla di unico, ma già qua vicino guardate questo meccanismo. Alla mia sinistra abbiamo una linguetta che possiamo aprire in questa maniera. All'interno c'è una valvola con un OR in gomma che gira tutto intorno e che funge da guarnizione quando chiudiamo la linguetta. Ma riapriamola, perché la valvola servirà per immettere aria all'interno della borsa tramite questa pompa
completamente in gomma. Se immettiamo aria all'interno della borsa abbiamo bisogno di una caratteristica indispensabile, ovvero che la borsa stessa sia perfettamente stagna. Per questo guardate il dettaglio della zip, vedete queste due cunette che battono l'una contro l'altra? Con questa soluzione avremo una pressione tale da bloccare l'aria all'interno. Nella parte terminale, ovviamente sempre in gomma perché deve essere una guarnizione, avremo il negativo della zip. Infatti per poter chiudere la zip con facilità hanno fatto questi occhielli dove noi possiamo inserire il dito, prendere la zip in questa maniera ed avere la possibilità di poterla chiudere. E dato che Franceschino vostro, come sapete benissimo, è un bastardo inside, dobbiamo verificare la veridicità della certificazione che contraddistingue questa borsa, ovvero IPX7, la quale garantisce una resistenza all'immersione per 30 minuti fino ad 1 metro di profondità. Qua ovviamente non siamo arrivati ad 1 metro di profondità, ma per aumentare la bastardaggine applico anche un po' di pressione. E fidatevi che mi sto impegnando. Penso che sia la prima borsa che stresso in questa maniera in relazione ad un test simile. Comunque, bolle non ne vedo. Torniamo in superficie. Bisogna riconoscere test superato alla grande e come diceva mio nonno l'acqua è fina. Quindi ora per eventuali guadi che affronteremo con la nostra moto non ci dobbiamo più preoccupare dei bagagli, ma ricordo facciamo attenzione al livello del filtro dell'aria. La borsa è preformata ma con la zip chiusa e la valvola aperta noi possiamo immettere aria fino a raggiungere quella che potremmo definire la forma perfetta. Potremmo anche continuare a pompare aria all'interno e far diventare la borsa una sorta di pallone durissimo. Sentite? Ma noi la gonfieremo in maniera naturale perché l'aria che respiriamo, l'aria che si trova intorno e di conseguenza l'aria all'interno della borsa è un gas altamente comprimibile. Quindi in relazione alla pressione che noi applicheremo il volume interno cambierà. Ma attenzione, l'aria oltre ad essere un gas altamente comprimibile è anche altamente elastico. Che significa? Significa che quando noi applicheremo pressione il volume interno diminuirà, ma quando toglieremo pressione proprio per l'elasticità dell'aria il volume interno ritornerà alla dimensione iniziale. Tutto questo pippone per dirvi che queste borse possiamo tranquillamente paragonarle a un airbag e se applicate ai fianchi delle nostre moto, in caso di caduta che speriamo non avvenga mai, attutiranno l'impatto. Ma secondo alert importantissimo, a che pressione possono resistere prima di esplodere? Perché mica sono di ferro. L'hanno anche evidenziato perché ogni borsa resiste addirittura a 300 kg di pressione. Da qui capiamo l'importanza dell'utilizzo di determinati materiali e degli assemblaggi. Anzi, ne approfitto per rispondere a una domanda che mi fate spesso, cioè Francesco, perché quella borsa a rullo di 60 litri costa il triplo rispetto all'altra borsa che ha la stessa dimensione? La risposta è semplicissima, guardate sempre il materiale. La borsa che costa di più spesso e volentieri è in TPU, mentre quella che costa meno è in PVC. La differenza è che il TPU resiste molto di più alle abrasioni, ma soprattutto resiste alle alte e alle basse temperature. Il PVC va bene uguale, però alle basse temperature diventa più rigido, quindi con la possibilità che si possa spezzare, mentre alle alte temperature diventa più morbido. Nel caso specifico, per forza di cose, anche per i motivi visti, hanno dovuto utilizzare i migliori materiali presenti sul mercato. Infatti parliamo di 60% TPU con l'aggiunta del 40% di nylon, praticamente una delle migliori combinazioni per avere la massima resistenza. La borsa presenta 2 riflettenti nella parte anteriore e 4 agganci a molla di tipo militare con addirittura doppia cucitura, 2 fibbie nella parte bassa, 2 nella parte alta, ma l'altra unicità la troviamo nella parte posteriore. Vedete questa sporgenza a forma di T? È una piastra in acciaio dove hanno incassato 5 bussole filettate. Guardatela nel dettaglio. Le bussole servono per avvitare il meccanismo di antifurto. Perché ne abbiamo 5? Perché abbiamo 5 posizioni differenti. Inoltre, avendo progettato il meccanismo di ancoraggio con una sola vite, abbiamo la possibilità di ruotare la serratura indistintamente dalla borsa. Questo si traduce in infinite posizioni di ancoraggio, anche perché questa borsa non è stata pensata e progettata per il BMW GS Adventure. Questa borsa è stata pensata per qualsiasi tipo di moto che dispone di tubolari come protettori. Ed analizziamo il sistema che io definisco
definito antifurto. Nella parte alta troviamo lo spazio per inserire la serratura, infatti vediamo i simboli chiuso e aperto. Lateralmente vedete questo cerchio perché è antifurto pensato per tubolari da 25 mm di diametro e funziona in maniera super semplice perché si apre, lo spazio aumenta per poter estrarre la borsa dal tubolare. All'interno ci sono due gommini che serviranno per aumentare il grip e non graffiare, e lateralmente quando è chiuso troviamo questo buchetto, dettaglio delle due alette per poter aumentare la presa ed aprirlo, con addirittura una molla interna. La vite data in dotazione testa bottone esagono incassato si infila all'interno, ecco la parte posteriore, ma un dettaglio che a me piace tanto, all'interno troviamo una rondella in acciaio incassata, in maniera ovviamente che la testa della vite batta sull'acciaio. La serratura ha un sistema di bloccaggio semplice ma funzionale, guardate questi due tagli laterali, sono gli spazi infatti dove infilare la forchettina. Focalizzate lo sguardo anche sulla forma, ovvero sulla culla, poi capiremo il motivo. Il buco visto da sopra ha questa forma identico a quello della serratura che noi infileremo all'interno, quindi grazie alla forma del buco stesso la serratura esterna sarà bloccata e noi potremo ruotare la chiave. Da qui penso che si capisca la semplicità del meccanismo. Quando la chiave è ruotata c'è questo perno in acciaio che esce, quindi riportiamola in posizione aperta, chiudiamo, ruotiamo la serratura, possiamo estrarre la chiave ed il perno interno che si è infilato in questo punto blocca l'apertura. Ma riapriamo perché ora andiamo a capire il concetto della forchettina e il motivo per cui è bombata. In maniera super semplice la andremo ad infilare, provo a condividerlo in tempo reale anche se non è facilissimo perché sto lavorando con la camera in manuale. Andando per step l'ho infilata, ora basta spingerla fino a fine corsa, da fare con due dita perché la pressione derivante dalla bombatura della forchetta crea un forte attrito. Comunque questo è il risultato finito. Ora, come potete vedere, la serratura è bloccata, quindi chiudiamo, ruotiamo, togliamo la chiave, eccola nel dettaglio. Il solito grafico dei video pipponi: il rosso la serratura, il verde la forchettina e il nero la superficie sopra dove appunto si infila la serratura. Spero che da questa simile sezione riusciate a capire il concetto della forchetta. Praticamente in questo punto batte sulla serratura, in questo punto batte dove appoggia all'esterno della serratura, così facendo proprio a causa della bombatura la serratura verrà spinta verso il basso perché la forchetta fungerà da molla. Soluzione semplicissima, ma lasciatemi dire una cosa da ex progettista di stampi: in meccanica la semplicità è sempre la cosa migliore, ma attenzione a quello che sto per dire. La semplicità sembra assurdo ma non va di pari passo con la facilità. Ricordo giornate, settimane altamente logoranti dove dovevo trovare una soluzione ma pensavi alle cose più fantasmagoriche al mondo quando non sempre arrivava il colpo di genio che ti faceva rendere conto di una cosa: che qua dentro, ovviamente parlo nel mio caso, non c'era tanta materia grigia. Quindi, riconosciuti i propri limiti, andiamo a vedere se tutto riporta da manuale. Basta spingere, la tolleranza devo dire che è perfetta, girare la chiave e toglierla. Ho detto che la tolleranza è perfetta perché non stringe tantissimo. Questo è importante perché se stringesse di più faremmo fatica a chiudere, mentre in questa maniera complimenti ai progettisti. Ok, ho tralasciato volutamente di parlarvi di questo cavo in acciaio rivestito di plastica dura con addirittura una sacca per riporlo quando non utilizzato e di un perno in acciaio progettato per poter ruotare. Oltre a queste fasce di rinforzo con doppia cucitura che servono per dare più resistenza alla cinghia stessa come posizione, anche lateralmente, perché ora lo vedremo direttamente sulla moto durante l'installazione. Mio personale consiglio: posizionate prima la serratura. Ok, poi appoggiate la borsa in un foro della filettatura e controllate in relazione al vostro gusto, alla forma dei tubolari, a dove passano le cinghie, qual è il miglior foro da utilizzare come filettatura. Penso che questa sia un'ottima posizione, quindi il foro centrale più alto. Per la massima sicurezza, prima di aggiungere il freno a filetti, andiamo a posizionarlo sulla moto, stringiamo ma non tantissimo per avere la possibilità di poterlo ruotare. Riproviamo per la massima sicurezza e rifacendo tutte le dovute analisi. Qua è allineato e a filo, però da questa parte sporge tanto. Diciamo che i tubolari passano in questo punto e a grandi linee in questo punto. Forse da ruotare un po' di più e provare nel foro più in basso destro. Ok, vamos.
quindi cambiamo foro da questo a questo, e anche questa volta per sicurezza niente frenafiletti, sempre stessa posizione della serratura, e controlliamo come rimangono i tubolari rispetto alla borsa. Qua c'è molto meno spazio, qua ovviamente è aumentato, è nettamente più centrata rispetto a prima, e questo è importante perché in caso di caduta abbiamo un appoggio posteriore e superiore. Ora, pronti di arvi, faccio passare tutte le cinghie e vediamo il lavoro finito. Forse ci siamo, la borsa è super stabile. Vi faccio vedere anche un altro dettaglio: alla fine di ogni cinghia c'è questo velcro cucito, possiamo arrotolare la parte in eccesso e tramite queste due alette in velcro farle passare dietro, chiudere in maniera da avere un lavoro pulito e che non svolazzi nulla con il vento. Ma riapriamola, in questo caso abbiamo anche un'ulteriore cinghia, quindi possiamo anche farla girare dietro chiudendo il velcro in maniera tale che non si veda nulla. Adesso, sperando che siete stati maturi e non avete aggiunto al carrello il prodotto prima di vedere il lavoro finito, guardate questa chicca. Vi ricordate il cavo in acciaio rivestito che quando non utilizzato possiamo tranquillamente riporre all'interno della sua tasca? Guardate a cosa serve. Innanzitutto termina con un inserto in acciaio lavorato in questa maniera. Possiamo infilarlo nel foro della zip, farlo passare all'interno di questa cinghia, salire fino alla serratura che andremo ad aprire. Guardate all'interno, troviamo lo spazio per infilare l'inserto sia a destra e in maniera simmetrica anche a sinistra, per poi poter richiudere la serratura e bloccare l'apertura della zip. Quindi abbiamo due sicure, una per il contenuto e l'altra per la borsa intera. Adesso smonto tutto, metto i frenafiletti e installo anche l'altra borsa, perché voglio andare a fare un giro per fare delle foto in alta definizione, in maniera tale che se già le avete acquistate vi tranquillizzate, perché il prodotto esteticamente è veramente spaziale. Ovviamente non sono piccoline, la nostra moto diventerà ancora più camion, ma per me questo è un plus, in quanto avendo 6 litri di capacità ognuna riesco meglio a distribuire il carico dal posteriore all'anteriore in modo da non alleggerire troppo l'avantreno. Mi sono dimenticato di farvi vedere gli interni, ma anche qua guardate il dettaglio della piastra ancorata con 3 viti in acciaio che tiene il meccanismo di pompaggio. Inoltre, con la borsa installata capite l'importanza di questi occhielli per poter aprirla, al tempo stesso richiuderla, poi aprendo la valvola soffiare un po' di aria all'interno in maniera tale che le cinghie, guardate come si tirano, con la risultante che la borsa diventerà super stabile come se fosse un tutt'uno con la moto. Queste le borse che avevo al momento della caduta, hanno ancora la polvere e la terra della Patagonia, successivamente sostituite con quelle della Lowrider più capienti, anche nell'altra versione specifica per il GS 1250 Adventure. Con queste soluzioni ero costretto ad inserire qualcosa di morbido, di comprimibile, perché l'interno fungesse da airbag, mentre ora potrei inserire anche un cellulare perché la borsa stessa è un airbag. Adesso, per completare questa recensione, bisognerebbe fare come i veri influencer ci insegnano, ovvero buttare la moto a terra. Però ragazzi, io sono un tipo all'antica, la moto mi piace verticale, non orizzontale. E detto questo, spero che il video sia stato piacevole ed interessante. Noi come sempre ci rivediamo al prossimo video pippone, dove vorrei portare un altro accessorio che potremmo definire unico come questo, solo che attualmente non saprei dirvi se sarà una cagata o una genialata pazzesca. Per scoprirlo iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando la vera raccomandazione: fate i bravi ma non troppo. Ciao ragazzi. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives.